Io sono stato buttato fuori dalla scuola, avevo 8 anni, mia madre mi ha guardato, mi ha detto tu vai o in prigione o tu devi diventare famoso. Dire che io avevo delle sorte un'ambizione artistica dall'inizio, no. Io avevo solamente l'ambizione di non terminare in prigione. Sono Michael Holbrook, però voi potete chiamarmi Mika. Io sono molto contento del fatto che io ho potuto avere questa opportunità di fare un lavoro che mi ha dato le chiavi e la possibilità di essere accettato per la persona che sono io, che non è facile. Io mi ricordo, perché io sapevo molto giovane che ero gay, e all'età di 14 anni, io nella doccia, mi dicevo così, perché avevo paura delle conseguenze della mia sessualità, specialmente quando ogni giorno andavo a scuola e mi pizzicavano per la mia sessualità, anche se io non avevo detto niente. Io mi dicevo sempre, un giorno tutto sarà ok, perché io sarò un musicista, sarò famoso e così non mi pizzicano più per essere gay. Oggi sono molto al mio agio con la mia propria sessualità, anche dentro la mia famiglia, che non è stato facile all'inizio. E penso che sì, la musica ha aiutato tanto anche a spiegare questa cosa qua. Oggi quando il mio padre ascolta o la mia sorella ascolta Ice Cream per la prima volta, e ovviamente c'è questa idea è molto sessuale nell'innuendo di quello che sto cantando, invece di essere scioccati, sono leggermente scioccati, però soprattutto trovano tutto questo molto divertente. La sessualità è molto importante in questo album. Io penso che un grandissimo problema nella pop degli ultimi anni è stato una sorta di disessualizzazione della musica pop. Ci ritroviamo adesso con una pop che è molto pulita e tutta la sessualizzazione è fatto come un gesto di branding, di marketing, però dentro la scrittura c'è molto meno che c'era prima. Io ho ascoltato tanti punti di riferimento per questo album degli anni 90 e fine degli anni 80, e lì quando guardiamo da Bowie, che giocava con l'idea dell'identità sessuale, da Bowie a Prince, a Michael Hutchence, a George Michael, c'è una sensualità, una sessualità anche dentro tutto quello che loro hanno fatto. Every kind of love is an imaginary love to begin with. Ogni tipo di amore è un amore immaginario all'inizio. Dunque facciamo dei film nella nostra testa, poi usciamo nel mondo vero e facciamo un casting per trovare le persone per realizzare questo film romantico che abbiamo scritto nella nostra testa. È uguale con me e la mia scrittura quando avevo cominciato 15 anni fa. Però oggi è cambiato. Dopo 15 anni mi sono reso conto di cos'è veramente l'amore, almeno a questo punto nella mia vita. Le diverse versioni dell'amore. L'amore si trova in tante diverse forme. C'è l'amore di un partner, c'è l'amore della famiglia, c'è l'amore fra anche gli amici. Dunque invece di inventare una sorta di amore che non esiste, io vado e devo ammettere l'amore che c'è intorno a me e riconoscerla e anche proteggerla e mettere tutto questo, questa informazione che è molto intima, dentro delle canzoni. Dunque io mi sono detto ok, voglio parlare di mia madre, voglio parlare di mio padre, io voglio parlare del mio partner Andy, con chi io sono stato da 12 anni insieme, 13 anni. Io voglio mettere tutto questo nelle canzoni, perché mettendo questo nelle canzoni una cosa brutta diventa una cosa bella. E se non si può fare nella musica o nell'arte, a cosa serve la vita?